Quando arriva l'inverno, sempre più persone si chiedono se siano meglio le gomme termiche, cioè le invernali specializzate, oppure le cosiddette 4 stagioni. E allora le abbiamo messe alla prova entrambe, usando 2 auto uguali e guidando nelle stesse condizioni per dirvi qual è la scelta migliore. I just can't forget. It's all in my head. Everything I should have said. Burning like a cigarette. I SUV che appartengono alla categoria della Tiguan, come ingombri, spazio e praticità, sono diventati ormai le auto universali, cioè quelle pronte a tutto: famiglia, viaggi, tempo libero, per non parlare degli spostamenti quotidiani. Un'auto del genere quindi rappresenta il tipo di macchina che molti italiani comprano, in più con una misura di pneumatici decisamente diffusa, adatta a tante altre auto, anche non SUV. Insomma, questo è un test interessante per parecchie persone, visto che parliamo di ruote da 17 pollici su entrambe le Tiguan, che hanno tutte e due la trazione integrale, una con gomme 4 stagioni, delle Hankook Kinergy 4S, l'altra con delle invernali, le Winter Icept Evo 2 SUV, e con gli stessi cerchi del marchio Fond Metal. Ma delle ruote abbiamo parlato più in dettaglio in un video dedicato, per cui a parità di tutto il resto direi che possiamo procedere nel raccontare quali sono le differenze tra queste due categorie di pneumatici, e cioè fra due modi diversi di affrontare la brutta stagione. L'Italia è un paese direi perfetto per parlare di gomme, pensateci. Primo perché la differenza di clima tra nord e sud è notevole, soprattutto in inverno, e poi perché la maggior parte delle persone continuano ad ostinarsi ad usare lo stesso tipo di gomme tutto l'anno, senza pensare invece ai motivi per cui è giusto scegliere degli pneumatici adatti alla stagione, ma anche a come si utilizza l'auto. E qui entrano in gioco le gomme 4 stagioni, ma anche le catene da neve a bordo, che permettono di essere in regola con la legge, ma non sono la soluzione ottimale. Dimenticavo che purtroppo, anche perché incredibilmente la legge non lo vieta, c'è anche chi, dopo aver montato le gomme invernali, le lascia sull'auto anche d'estate, pensando che alla fine, andando piano, stando attenti, vadano bene lo stesso, cosa che può costare invece davvero molto cara alla prima manovra di emergenza. Ed è proprio ai più testardi che consiglierei degli pneumatici 4 stagioni, visto che anche in autunno questi automobilisti potrebbero fare lo stesso ragionamento sbagliato, ma al contrario, continuando cioè ad usare le gomme estive d'inverno. Non sto dicendo che le gomme 4 stagioni vadano bene solo per i più pigri. Ad esempio le consiglierei anche a chi durante la settimana usa la macchina solo in città e ogni tanto si fa un weekend su strade con obbligo di pneumatici invernali, perché magari ha una casa in collina, in una zona di bassa montagna o anche al mare, e per arrivarci deve attraversare delle autostrade sulle Alpi o sugli Appennini. Ma chiariamoci meglio le idee con un piccolo test. A questo punto infatti probabilmente vi starete già facendo un'altra domanda: meglio montare un treno di gomme 4 stagioni tutto l'anno o fare il cambio tra estive e invernali ogni 6 mesi? Immaginate di dover fare una frenata improvvisa su una strada scivolosa d'inverno, non necessariamente con la neve, perché con il freddo di notte o quando piove c'è comunque poca aderenza come su questa superficie artificiale, ed è in condizioni del genere che le gomme 4 stagioni hanno un livello di prestazioni paragonabile a quello delle gomme invernali e superiore a quello delle gomme estive alle basse temperature. Frenando sull'asciutto da 70 km/h e con una temperatura dell'aria di 15 gradi, tipica situazione autunnale o primaverile con il bel tempo, gli pneumatici 4 stagioni permettono di fermarsi prima degli invernali, ma davvero di pochi centimetri. E considerate che il coefficiente di attrito in queste condizioni è molto vicino a 1, cioè praticamente il parametro più alto che si possa considerare proprio nelle equazioni matematiche, intendo. Su asfalto bagnato questo valore scende intorno a 0,5, quindi si dimezza. E come vedete dalle immagini, questa volta frenando da 60 all'ora, il risultato sostanzialmente non cambia, sempre con un leggero vantaggio per i 4 stagioni. Sulla resina bagnata invece la temperatura non influisce più sul coefficiente di aderenza, che per come sono progettate queste superfici è di circa 0,3, quindi un terzo di quello dell'asfalto asciutto e vicino all'attrito che avreste sulla neve. E infatti qui le gomme invernali rendono meglio, fermandosi quasi mezzo metro prima delle all season partendo da 50 all'ora. Stesso discorso in partenza, con i 4 stagioni ve la caverete anche la prima nevicata, quando invece rimarreste fregati con delle gomme estive. E con delle gomme invernali ovviamente vi trovereste ancora meglio, in particolare con tanta neve e in salita, ma soprattutto avreste più precisione nelle curve. Quindi, riassumendo, è nel cosiddetto comportamento longitudinale della ruota, cioè in frenata e allo spunto in partenza, che gli pneumatici all season di ultima generazione hanno una resa molto simile a quella delle gomme invernali e vanno meglio delle gomme estive quando fa freddo.
Nella partenza da fermo purtroppo la diversa calibrazione di motore e controllo delle emissioni di scarico sull'auto più recente, quella con gomme invernali, non ha reso significativo il test, perché la risposta dell'acceleratore così diversa non ci ha permesso di valutare la differenza di grip tra gli pneumatici. In uno slalom stretto invece a 30 km/h, l'anteriore della macchina con i 4 stagioni arriva prima al limite di aderenza laterale, mentre con le gomme Winter la risposta di sterzo rimane convincente. Non si può dunque pretendere lo stesso livello di prestazioni di una gomma specializzata da uno pneumatico 4 stagioni, a cui già si chiede di sapersela cavare in situazioni completamente opposte. Quindi, per quello che ci siamo detti finora, chi d'inverno usa la macchina spesso in montagna, chi va a sciare o chi viaggia tanto per lavoro in zone dove nevica con regolarità, fa bene a scegliere le gomme invernali. Le 4 stagioni, d'altro canto, sono più adatte a chi, pur vivendo in zone fredde, fa brevi tragitti quotidiani e raramente percorre strade dove si può circolare solo se si è in regola con le ordinanze invernali. Tutto chiaro fin qui? Perché prima di dirvi altro su queste gomme, nella guida in città o in autostrada, mi è venuta in mente un'eccezione. Chi vive nel sud Italia, soprattutto al mare, dove le temperature non scendono mai troppo nemmeno d'inverno, può usare le gomme estive tutto l'anno. Ma torniamo al confronto a livello di comportamento tra questi due tipi di pneumatici Hankook, approfittando del fatto che abbiamo due auto identiche. In particolare la sensazione che si percepisce in maniera più evidente guidando in città è legata al modo in cui le due gomme assorbono le sollecitazioni verticali su ostacoli tipici come tombini, buche, binari del tram o dossi rallentatori. E su questo le due gomme si equivalgono, anche perché hanno una struttura interna simile a livello di carcassa. Mentre se doveste frenare ad esempio sul pavé, magari bagnato, avreste risposte simili a quelle che abbiamo riscontrato nel test in bassa aderenza. Quando si viaggia in autostrada invece quello che salta subito all'occhio, o meglio all'orecchio, è il rotolamento. In generale, tra l'altro, tutte le tipologie di pneumatici invernali sono più rumorose rispetto a gomme estive paragonabili, soprattutto perché hanno battistrada più intagliati. E in effetti, tra questi due modelli Hankook è il Winter a farsi sentire più del 4 stagioni. A queste velocità poi, sull'asciutto la precisione nei curvoni autostradali è simile anche a bassa temperatura, mentre sul bagnato la gomma invernale pura è più rigorosa nel mantenere la traiettoria impostata. Few can survive. Chase the ghost, rolling the dice. E c'è anche chi non vuole rinunciare al piacere di guidare sfruttando tutto quello che le gomme possono dare a prescindere dal clima. Penso alla precisione di sterzo, alla progressività dell'inserimento in curva e in generale al feeling che uno pretende quando si alza il ritmo di guida. E allora, per queste persone, la soluzione migliore è sempre quella di usare le gomme specializzate per ogni stagione, estive e invernali. Provo a spiegarvi meglio perché, sempre facendo riferimento agli Hankook di questa prova. Quando fa freddo, intorno ai 7 gradi di temperatura, su una bella strada tutta curve, la differenza principale tra queste gomme coreane, invernali e 4 stagioni, è che le termiche pure, diciamo così, oltre ad avere più grip, sono anche più costanti quando l'aderenza comincia a diminuire. In altre parole, il sottosterzo arriva più in fretta con le all season, cioè il muso allarga prima la traiettoria superata una certa velocità, comunque superiore a quella che sarebbe possibile con una gomma estiva, tanto per contestualizzare. Tutto questo sull'asciutto, mentre su una superficie bagnata fredda, il vantaggio degli pneumatici invernali è più evidente. Stessa cosa in condizioni primaverili o autunnali, almeno fino a quando non ci si avvicina ai 20 gradi, quando cioè le gomme 4 stagioni danno più confidenza rispetto agli invernali, che hanno un crollo ovviamente, salendo ancora di temperatura, al contrario dei 4 stagioni, che sul retrotreno hanno una stabilità paragonabile a delle gomme estive, pur avendo meno grip sull'anteriore più sottosterzo. Un'ultima cosa, giusto per essere chiari. Per la legge basta un simbolo, le lettere M+S, cioè Mud and Snow, fango e neve, per essere in regola sulle strade soggette ad ordinanze invernali. Ma in realtà gli pneumatici che fanno davvero la differenza in queste condizioni hanno un altro simbolo, un fiocco di neve circondato da una montagna che purtroppo è presente sia sulle gomme invernali pure che sulle gomme 4 stagioni e negli ultimi tempi su una nuova categoria di pneumatici, i cosiddetti estivi con omologazione invernale, che in sintesi sono paragonabili come frenata e trazione quando fa freddo, ma cercano di alzare il livello in condizioni estive. Come avrete capito, al giorno d'oggi si può pensare al concetto di ibrido anche parlando di gomme, come succede con le auto. Tra gli pneumatici invernali e quelli estivi ci sono dunque i 4 stagioni, che a loro volta hanno varie sfumature per raggiungere risultati diversi a seconda di mescole, materiali, quindi di quello che non si vede, e della struttura del battistrada a livello di disegno e profondità delle scanalature.
Fin qui ho cercato di farvi un po' il quadro generale della situazione e a questo punto direi che potete farvi un'idea ancora più precisa guardando l'approfondimento tecnico che abbiamo realizzato con un video dedicato.